Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Abbiamo superato la metà di agosto. Vi avevo preannunciato di questo video già diverse settimane fa nel video report della terza e ultima prova di campionato nazionale 2023 Buggy Nitro e eccoci, siamo arrivati. Mi sembra un momento buono per fare appunto l'analisi del campionato nazionale. Ovviamente ragazzi mi concentrerò prevalentemente sulla categoria Pro e mi concentrerò prevalentemente su me stesso perché verrà poi il video delle pagelle, non tanto perché sia un video molto riuscito, quello dello scorso anno non ebbe poi grande seguito, però è una cosa che piace fare a me e quindi penso di rifarlo anche prossimamente quest'anno. A livello numerico credo che lo scorso anno ci siano state più presenze, niente di estremo, ma qualche numero in più credo che lo abbiamo fatto lo scorso anno. Complessivamente la categoria Pro aveva 30 piloti nel 2022 e 30 sono rimasti nel 2023, ma in realtà abbiamo avuto qualche rientro e qualche defezione. Nel 2022 però, come vi ricorderete, non c'era nessuna prova di scarto, cosa che invece abbiamo avuto quest'anno. Quindi quest'anno su 3 gare scartavamo la peggiore prestazione. Quindi andando a paragonare le classifiche tra 2022 e 2023 vediamo immediatamente che i primi 5 sono esattamente gli stessi e esattamente nelle stesse posizioni, con 2 sistemi di classifica diversa, quindi con scarto e senza scarto. A parer mio, quest'anno Polito, Mattia e Davide Ongaro sono stati quasi sempre un passettino avanti agli altri e Davide addirittura si è preso la briga di non partecipare ad una gara e quindi di partecipare soltanto a 2 gare su 3 le ha dovute vincere obbligatoriamente tutte e 2 per potersi portare a casa il titolo e l'ha fatto. Polito ci è andato vicino, ha avuto qualche sfortuna nell'ultima gara perché l'ho visto veramente in palla, aveva fatto anche la TQ ed era pronto a battagliarsela con Davide, che è sempre un osso non duro ma iper duro, e comunque ha avuto qualche sfortuna e alla fine ha chiuso comunque secondo nel campionato nazionale. Terzo l'ormai solidissimo Ricky Berton, quarto il Valente Nazionale che quest'anno ha rischiato veramente di fare podio, quindi di superarsi, di fare una prestazione ancora migliore rispetto a quello dello scorso anno, e quinto Trevisan. Che cosa è cambiato? È cambiato che Baruffolo ha fatto sesto e vi ricordo che lo scorso anno non si era presentato all'ultima prova perché ne aveva 2 abbastanza brutte nelle prime 2 e quindi non avrebbe potuto lottare per posizioni significative di classifica. E invece quest'anno ha fatto 2 gare da finale buone, una addirittura ha fatto podio e si porta in sesta posizione. A parer mio da un Marco Baruffolo ci si aspetta qualcosa in più, però ripeto, analizzeremo tutto singolarmente nelle pagelle del 2023. Inoltre ragazzi è tornato Marco Ravaglia ed è tornato alla grande piazzandosi subito nella top 10 assoluta al campionato nazionale, chiudendo addirittura in 7ª posizione. In 8ª posizione ragazzi c'è uno straniero, c'è Berkan Kiric, che ha partecipato a 2 sole gare su 3. Faremo le considerazioni sui piloti stranieri partecipanti alle gare di campionato nazionale più avanti, quando analizzerò la mia stagione, che è poi il nocciolo del video. Nono Darietto Gabrielli nazionale, anche quest'anno solido, e chiude la top 10 Zanca, lo Zanca nazionale, che lo scorso anno aveva partecipato soltanto a 2 gare su 3, quindi non aveva centrato la top 10, e quest'anno ha partecipato di nuovo a 2 gare su 3, ma chiaramente scartando la peggiore, che è 0 per lui, è riuscito a entrare nelle buonissime posizioni di classifica e portarsi nella top 10. In 11ª posizione ragazzi ci sono io. Quindi sono per una posizione fuori dalla top 10, che era l'obiettivo stagionale che mi ero prefissato per questo 2023. Sono contento? Sì ragazzi, sono contento. Quindi andiamo a fare un'analisi dettagliata degli eventi, di ciò che è successo, cerchiamo di estraniarsi un po' dal personale e di fare un'analisi generale su quella che è stata la mia stagione e su quali sono stati gli eventi che mi portano a fare un bilancio positivo di questa stagione 2023. Prima cosa fondamentale, io cambiavo 2 componenti fondamentali per questo 2023, vale a dire la macchina
e le gomme. Per quanto riguarda la macchina, ovviamente tanti di voi potranno dire vabbè, ma c'è chi cambia macchina ogni 2 anni. Beh, è proprio per questo, io l'ho cambiata ogni 14, quindi per me è stato veramente come essere spaesato, no? Non solo, sono capitato in HB Racing in un momento di piena transizione, quando dalla piattaforma D819 RS ci siamo spostati sulla D8. E ragazzi, la D8 che abbiamo guidato fino a oggi era una macchina ibrida, quindi era la D819 RS trasformata con alcuni dei pezzi della D8 in una specie di ibrido. La macchina in scatola di montaggio è uscita neanche 2 mesi fa. La mia stagione è partita con la D819 RS, dove sono riuscito a farci 2 test e una gara, e poi boom, a capofitto su un nuovo progetto che chiaramente mi spaesava ancora di più e che era tutto totalmente da scoprire, perché mentre nella D819 RS avevo anche l'aiuto di HB Racing che mi dava delle informazioni relative ai setup, relative a tutto, anche semplicemente le persone normali potevano aiutarmi nella configurazione, potevano dirmi come loro utilizzavano la macchina e quant'altro, mentre con la piattaforma D8 è stato praticamente un salto nel vuoto. E ciò nonostante, ragazzi, già la prima gara l'abbiamo messa in finale con una prestazione direi maiuscola, perché ho fatto ottavo con entrambi i fratelli Kilic presenti a quella gara, quindi era potenzialmente un sesto degli italiani, e abbiamo veramente rischiato di fare 3 finali su 3. Per quanto riguarda le gomme invece era un altro salto nel buio. Perché ragazzi? Perché sono gomme che comunque vada erano alla loro prima stagione. Ci è andata no bene, strabene, addirittura in tutto il campionato nazionale abbiamo fatto primo e secondo con Ongaro e Polito. Ma comunque vada ragazzi, sono gomme diverse dagli standard, è un progetto totalmente innovativo e funzionano diversamente rispetto alle altre gomme, quindi c'è stato anche un adattamento tra macchina che non conoscevo e che non conosceva nessuno, gomme che non conoscevo e che non conosceva nessuno praticamente, perché io sono stato tra i primi ad entrare in questo progetto. Quindi questo, ragazzi, per quanto riguarda me, era già uno scoglio molto importante, perché io non sono un pilota che gira tutte le domeniche, non sono un pilota da 100 litri l'anno, non ne faccio neanche un terzo, e quindi il mio processo di adattamento alle cose è molto più lento rispetto ai miei colleghi. Non solo, se andiamo ad analizzare veramente bene la differenza tra classifica dello scorso anno e classifica di quest'anno e proviamo a togliere lo scarto nella classifica di quest'anno, come vedete ragazzi io balzo immediatamente in top 10. E questo cosa vuol dire? Che con lo scarto è una classifica migliore? No, semplicemente una classifica diversa, ma accade che penalizza chi fa una gara male oppure chi non c'è una gara. Quindi in questo caso Berkan sarebbe arrivato dietro e anche altri che non erano presenti a una gara sarebbero arrivati dietro. Ma tutto questo era successo anche nel 2022, perché se guardate Baruffolo, come ho detto prima, a una gara non era venuto e quindi era automaticamente fuori dalla top 10. Zanca aveva fatto 2 gare su 3 esattamente come quest'anno, quindi lo scorso anno era fuori dalla top 10 e se non ci fosse stato lo scarto lo sarebbe stato anche quest'anno. Ravaglia lo scorso anno non ha partecipato, anche Ravaglia ragazzi è un pilota fortissimo e è un ragazzo bravo che si allena, ricordo che aveva mollato per un periodo, ma aveva mollato da finalista a campionato europeo, quindi si sta parlando comunque vada di un pilota fortissimo. E anche il fatto di non averlo in lotta sul campionato nazionale sicuramente non ti porta via una posizione. Kilic sarebbe stato dietro, perché ovviamente avendo partecipato a soltanto 2 gare su 3 sarebbe stato dietro. Bene, vediamo un discorso. Io ho letto tantissimi commenti sotto i miei video, sotto i miei post, dove sembra che gli stranieri non siano ben accetti al campionato nazionale, ma questo ragazzi non lo diciamo noi che corriamo, lo dicono i piloti che
assistono, i piloti che seguono, i piloti che guardano il campionato nazionale. Allora mi sento di dirvi che nel campionato motocross, da tutte le parti al campionato italiano, ci sono anche piloti stranieri. Non solo, il fatto che i piloti stranieri vengano a disputare il campionato nazionale italiano fa crescere di blasone il campionato stesso e dimostra che l'Italia è una nazione dove la gente vorrebbe venire a correre, perché ci sono piloti fortissimi e perché quando fai una gara di questo livello in Italia ti alleni veramente con i piloti tra i più forti d'Europa e soprattutto un gran numero, perché anche la Spagna ha i suoi super piloti, anche la Francia ha i suoi super piloti, qualunque nazione ha i suoi super piloti, ma difficilmente ce ne sono così tanti riuniti in una nazione. Quindi il mio parere personale è che gli stranieri forti sono benvenuti al campionato nazionale. Mi ricordo soltanto di un altro esempio di pilota internazionale venuto a una gara di campionato nazionale ed è Robert Bacce, lo spagnolo, che venne a disputare una prova su 4 del campionato nazionale a Vigiù e vinse. In quel caso, ragazzi, siccome lui vinse la prova, non ha dato noia assolutamente a nessuno, perché in quella gara il 400 era diventato il 370. Quindi, avendo vinto, essendo o in cima o in fondo alla classifica, sposta molto meno gli equilibri. In realtà i veri statisti diranno che non è vero, che non sposta niente, perché un 400 è sempre un 400 se prendi 370. Vero. Però sicuramente influenza molto meno la classifica uno che vince o che arriva ultimo rispetto che uno che ti arriva sesto, quinto, quarto o comunque vada nella metà della finale. Alla luce di tutto questo, quindi, analizzando la classifica come lo scorso anno sarei stato nella top 10, c'è stato il ritorno di Ravaglia, Baruffolo e Zanca quest'anno erano in classifica perché prendendo 2 gare su 3 sono entrati pienamente in classifica, lo scorso anno non lo erano. C'erano i fratelli Kilic una gara e uno dei 2 ne ha fatte 2, quindi è entrato in classifica. Le mie gare sono state, se vogliamo, abbastanza sfortunate sotto certi punti di vista, o comunque vado, ho commesso errori veramente stupidi che mi hanno compromesso il passaggio del turno in ben 2 gare su 3. L'andamento della mia stagione è stato, se vogliamo, con il fato non proprio dalla mia parte. Unendo quindi tutti questi punti che ho appena elencato, mi sento di dire che sono molto soddisfatto della mia stagione 2023. Ragazzi, tra tutti i fattori da analizzare, mettiamoci anche l'anagrafe, ma non lo dite a nessuno. Vi do soltanto un dato. Fra tutti i piloti che hanno disputato almeno una finale in questo 2023, quindi tutti, quelli della prima, quelli della seconda, quelli della terza prova, il più vecchio dopo di me è Ale Stocco. Perdonami Ale, l'ho confessato. E Ale Stocco ha 10 anni meno di me. Quindi ragazzi, dopo quest'altro segretuccio che vi ho confessato, direi che ancora a maggior ragione sono molto soddisfatto. Ma andiamo ad analizzare la mia stagione per farvi ricordare che cosa è successo a tutte le gare. Quindi la prima gara, come ho detto, è andato tutto in modo fantastico. Alla seconda gara, ragazzi, che cosa è successo? Che ho fatto delle qualifiche da paura e non sono riuscito a entrare in finale. Con 2 settimi posti di qualifica non sono riuscito a centrare la finale a diretta. Da malato di mente quale sono andato a rivedere tutte le gare da quando usiamo questo sistema e non c'è mai stata una gara, a parte quella di Policoro 2023, dove con 2 settimi posti o equivalenti, quindi col punteggio di 2 settimi posti o equivalenti, non si entrasse in finale A. E in finale B che cosa è successo? Perché non sono passato? Non sono passato perché il meteo ha deciso di metterci lo zampino. Quindi c'era tempo incerto, cosa facciamo, cosa non facciamo, io ho montato le gomme da acqua, effettivamente poi ha piovuto, ma ha piovuto 1 minuto, 2 minuti in meno di quelli che servivano a me per poter passare il turno. E ho chiuso 13esimo. Nell'ultima prova invece avevo un problema sulla macchina, my fault. È stato un mio errore, è stato un mio sbaglio. Una volta risolto il problema ho fatto una super finale B in una pista
dove non si sorpassa, in una pista che non conoscevo perché non c'ero potuto andare a girare, e alla fine ho commesso un errore e mezzo di troppo e chiudo nuovamente in 13ª posizione. Ma ragazzi, vi confesso una cosa in conclusione a tutto: io credo di avere un pacchetto con un potenziale estremo. Mi sento bene a guidare, mi sento competitivo, mi sento sempre veloce nelle gare che ho fatto in questo 2023. È mancato soltanto il riuscire a concretizzarle. Però ragazzi, è stato il primo anno. La gara più importante dell'anno sarà la settimana prossima, che è il campionato europeo. Ovviamente non pretendo di fare niente di così sfavillante. Io so bene qual è la mia posizione, so bene qual è il mio potenziale, e il trucco ragazzi per non rimanere delusi e per prendere con il verso giusto l'andamento delle gare è proprio riuscire a collocarsi. Questo è un consiglio che mi sento di dare a tutti voi, perché ragazzi, se riuscite a capire senza montarvi la testa, senza pensare oltre qual è il vostro reale potenziale e vi collocate dentro ogni gara, dentro ogni manifestazione che andate a fare, sicuramente saprete darvi un metro di giudizio corretto e non rimarrete delusi quando non c'è da rimanere, e riuscirete ad apprezzare la felicità di un piazzamento che magari non è un podio, che magari non è una vittoria. Quindi ragazzi, non si va soltanto alle gare per vincere, perché chi può lottare per la vittoria è un pacchetto di 4-5 piloti al campionato nazionale, e se voi non siete tra quei 4-5 dovrete cercare quella che per voi equivale alla vittoria, la posizione o le posizioni o il punto di classifica dove voi siete consci di potervi misurare. Se voi siete da top 20 e fate 18, quella è una vittoria. Non è la vittoria della gara, ma è una vittoria personale. Quindi spero con questi consigli di avervi stimolato, spero di avervi dato una buona analisi della mia stagione per chi mi segue a tutte le gare, per chi mi segue a tutti i video, e noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!